Allora, stasera ne proviamo una diversa. Ho i risultati davanti e parlo a cazzo. E vediamo che succede. Non prima di ringraziare Car Vertical, perché sennò questi videetti non sarebbero possibili. Car Vertical vi dà una mano nell'acquisto di auto e moto usate, andando a raccogliere tutti i dati pubblici disponibili riguardo un particolare veicolo e impacchettandoli in un report intuitivo e facile da leggere come questo. Report che narra le vicende leggendarie di una Nissan Qashqai che si porta dietro due richiami della casa, uno risolto e uno no, che è stata danneggiata in Inghilterra, che è poi scesa verso l'Italia per essere venduta, probabilmente rattoppata, a qualche ignaro compratore che non ne conosceva il passato. Se l'ignaro compratore avesse usato Car Vertical non si sarebbe ritrovato questo catorcio in garage. Provate Car Vertical anche voi e se lo fate usando il mio link che trovate qui sotto al video, oltre ad aiutare il canale riceverete il 20% di sconto. Grazie Car Vertical. Prima di tutto un disclaimer: non parlerò di Marquez che balla sul palco neanche sotto tortura, neanche per soldi, dipende quanti, però in teoria neanche per soldi, quindi solo risultati alla mano e qualche appunto. Parto da Maverick. Ragazzi, Maverick che va forte, scompare quasi all'orizzonte, senza fare neanche un errore se non uno piccolino e vince, non è una sorpresa. Cioè questo anzi forse è il motivo per cui Maverick spesso è il centro dell'attenzione, perché è uno che se riuscisse ad esprimere il manico che ha sempre, come ha fatto fino qui e come ha fatto anche a Portimao, sarebbe una goduria totale. Cioè questo vincerebbe mondiali, se non fosse che questo tipo di risultati, questo tipo di performance, questo Maverick succede solo una volta all'anno o una volta ogni 2 anni. Maverick partiva dalla pole, ha risolto le partenze, quindi partenza of Maverick, Maverick ormai parte forte. Le partenze non sono più un problema da diverso tempo e anche in questo caso è partito forte, non si è mai voltato ed è stato in controllo dall'inizio alla fine. Partiti bene anche Pedro e Marco Marquez, si sono scambiati posizione. Marco partiva terzo, Pedro partiva secondo. Pedro ha provato in ben 2 occasioni a ripassare Marco durante il primo giro, non ci è riuscito, si è accodato e sono rimasti lì per qualche giro. E la cosa divertente è che nel primo terzo di garetta Pedro sembrava averne di più. Marc Marquez su una Ducati ad Austin faceva da tappo a Pedro. Sembra surreale, ma è così. In tutto questo, chi ha fatto effettivamente la partenza a questo giro non è stato Maverick, appunto, ma è stato Francesco. Chiarissimo problema tecnico, non so esattamente al momento cosa sia successo. Comunque, per quello che si è visto in pennatina al momento dello stacco, perdi tutta l'accelerazione del mondo, il gruppo l'ha inghiottito e da lì è stata una tragedia totale anche solo per galleggiare. E galleggiare è stata l'unica cosa che ha potuto fare, ha chiuso ottavo, che significa 2 punti, e quindi garetta quasi buttata. L'unico risvolto positivo per Francesco ovviamente potrebbero essere i dati, che ovviamente verranno studiati e usati magari in ottica gara. Per il resto garetta da buttare praticamente. Parallelamente a tutto questo c'è stato Martin, che è partito ok, leggermente indietro vista la qualifica, poi magari ne parliamo, e nel giro di poco si è accodato a Pedro e Marco, e l'arrivo di Martin è stato il bivio per Pedro, perché è qui che è venuta fuori l'inesperienza di Pedro. Se Pedro avesse insistito e forzato di più un sorpasso su Marc Marquez, secondo me avrebbe avuto molte più chance di salire sul podio, perché a quel punto Martin per Marquez sarebbe stata una grana più grossa che Marquez per Pedro. Pedro avrebbe avuto un po' di pista libera e un po' di aria fresca davanti, più un'eventuale botta e risposta dietro di lui tra Martin e Marquez gli avrebbe dato un cuscinetto per amministrare meglio il suo passo, le sue gomme e quindi la sua gara in generale. Detto questo, ragazzi, Pedro sta facendo assolutamente paura. Venerdì è andato fortissimo dalla mattina alla sera. Per fare l'ultimo time attack, quello decisivo per l'ingresso diretto in Q2, aveva deciso di attaccarsi dietro a Francesco. Sono usciti dai box insieme. Durante il giro di lancio però hanno incontrato Alex Marquez, che prontamente si è ficcato tra Francesco e Pedro, giusto qualche curva prima dell'inizio del giro lanciato. Uno vede la scena e dice Pedro ci hai provato, però furbissimo Alex Marquez, vecchia volpe, e gli ha fregato il posto. Manco per niente, Pedro una curva dopo tira una staccata
caccatona che neanche boh, gli rischiaffa la moto in faccia ad Alex Marquez e si rimette dietro a Francesco. Iniziano il giro lanciato e ovviamente unica KTM ad andare direttamente in Q2. Stamattina miglior tempo nell'FP2, poi prima fila in qualifica, secondo, e nella garetta, se non fosse che si è scontrato con due vecchi volponi subendo un sorpasso molto opportunista di Martin, sarebbe molto probabilmente finito sul podio un'altra volta. Tutto questo non è assolutamente normale. Cosa aspettarsi da Pedro domani non ne ho idea e probabilmente non vale la pena neanche pensarci. Adesso, tornando alla gara di una delle due vecchie volpi, cioè Marco Marquez, ci avete fatto caso che la leggerissima scazzottata con Pedro, perché ha subito un sorpasso, si è rinfilato subito, gli ha dato tipo la carica, lo ha svegliato un po' ed è stato fondamentale perché è un attimo che ti ritrovi a prendere sberle prima da Martin, poi da Pedro, poi rispondi, poi ne riprendi un'altra, poi un'altra scazzottata. Diventa una lotta a tre per il podio e magari non ci sali neanche alla fine. Lui invece è riuscito a tirarsi fuori da questa eventuale storia in maniera preventiva e ha chiuso secondo abbastanza tranquillamente. Poi la giornata di Martin è stata tutta un programma perché ovviamente arrivava super confident dalla velocità dimostrata venerdì, mette la moto dove gli pare, fa un giro veloce quando gli pare e va più forte di tutti. Il problema è che c'è stato un eccesso di confidence e quindi durante un giro lanciato in qualifica si è steso, scivolatina innocua a 50 km/h, rialza la moto, riparte e invece di fare un respiro profondo, darsi una calmata e far segnare un giro di quelli tipo assicurazione, quindi giro veloce ma non troppi rischi, giusto per far segnare un tempo, no, decide di fare un giro con la vena chiusissima, probabilmente anche con i paraocchi, e inizia a far sbandierare questa moto a destra e sinistra, non vi dico neanche lo spettacolo perché stilisticamente Martin fa paura, fa 3/4 di giro appeso a un filo e ad un certo punto perde il posteriore in un punto assolutamente strambo, non ricordo il numero della curva ma è un punto velocissimo, lui perde il posteriore, la moto comincia ad andare, fumata blu incredibile e ragazzi, se il posteriore gli avesse ripreso grip anche per una mezza frazione di secondo, avrebbe fatto l'high side più grosso probabilmente mai visto negli ultimi 15 anni, con potenziali conseguenze che uno non vuole neanche pensarci. Ma non è successo, ha semplicemente perso il posteriore, quindi la moto l'ha scaricato in maniera abbastanza aggraziata, si è fatto una scivolata di decine di metri, non so quanti, ed è più o meno finita lì. A quel punto sì, sospiro di sollievo, datte una calmata, noi anche sospiro di sollievo a casa perché ragazzi vi assicuro che assistere ad un high side del genere sarebbe stata una roba che vi avrebbe fatto passare la voglia per giorni di guardare le gare. È tornato ai box, ha preso la seconda moto e ha fatto un giro decente, si è qualificato sesto dietro a Francesco e Bestia. Ho nominato Bestia, allora finiamo anche il giro della cronaca. Bestia ha galleggiato, niente di spettacolare, niente di tragico. Idem per Aleix, ha galleggiato, niente di spettacolare ma neanche niente di tragico. La delusione vera forse è stata Binder perché con un Pedro così prenderle anche da Miller non è proprio il caso, e per il resto forse ci sono solo due altre cose da menzionare e sono una Morbidelli che è sembrato un po' in ripresa e l'altra è sicuramente una onda crescente, nel senso ordine crescente, no? 19, 20, 21, 22.